Oggi parliamo di Niccolò Paganini. Parlare di Paganini vuol dire anche parlare di virtuosismo, assolutamente. Esecutore, violinista, chitarrista, ma anche compositore. Ecco, forse questa parte è la meno famosa di questo personaggio e allora mi sembra giusto iniziare subito. Facciamo la conoscenza con una sua composizione. Ascoltiamo un pezzo che a me mette buon umore. Ecco, questo è l'aspetto che immediatamente mi suscita. Ed è il tema, sentiremo un frammento, dall'Allegro del concerto Opera 11 in Do maggiore, che è più conosciuto come il Moto Perpetuo. Ascoltiamo questo frammento e poi ne parliamo. È un inizio, è il tema, che è la parte fondamentale di questo allegro. Moto perpetuo, prima di tutto, parliamone. Avete sentito? È una carrellata, una scivolata, un continuo susseguirsi di quartine di sedicesimi. Vediamole anche un attimo da un punto di vista grafico e di scrittura, così manteniamo sempre una conoscenza il più possibile ampia. Le composizioni di Paganini non sono così tanto famose, alcuni sì, alcuni temi sì, questo è sufficientemente famoso. Ho detto che a me mette allegria, non so se vi sorge l'abbinata, però questa presenza di queste quartine di sedicesimi come moto perpetuo, senza soluzione, continuano in tutto questo movimento, hanno un ricordo anche a uno sketch, a una musica di Leroy Anderson, typewriter, credo sia un typewriter per correttezza. Ed è quello sketch famosissimo di Jerry Lewis, avete presente? Quello per macchina da scrivere. Anche lì, con le dovute differenze ovviamente, abbiamo questo scorrere con qualche interruzione. Qui abbiamo lo scorrere rapido, l'agilità di queste quartine di sedicesimi. Composizioni di Paganini. Allora, facciamo un minimo di collocazione storica di questo personaggio. Nasce nel 1782 e muore nel 1840, quindi stiamo parlando del periodo del primo Ottocento e lui è sicuramente un personaggio ben collocato in quello che noi immaginiamo, vediamo, sentiamo, abbiamo nella nostra storia, nella nostra conoscenza del personaggio romantico. E lui calza molto bene tanti aspetti, anche stereotipi, di questa visione. È un musicista, sì, ovviamente nella sua storia, nella sua carriera di musicista avrà tantissimo successo, avrà una fama non indifferente, si dedicherà tantissimo al suo strumento, anche da un punto di vista della composizione. Il violino in particolar modo, ma anche la chitarra, che come già vi ho detto è un suo strumento, saranno i protagonisti della sua vita. Quando parliamo di protagonismo parliamo proprio di virtuosismo. Quando abbiamo già visto in un altro video la differenza tra virtuosismo e poi in un altro ancora quella che è l'espressività, li abbiamo tenuti divisi. Con Paganini questo aspetto è sicuramente primario in tutta la sua musica e lo vediamo anche in quella che è proprio la sua produzione delle sue composizioni. Lui non abbiamo così tante composizioni scritte da lui arrivate in modo completo, proprio perché non voleva far conoscere la sua musica. Lui la scriveva, ma la scriveva
per le sue mani, per le sue capacità e cercava fino all'ultimo, visto che era anche l'esecutore, non era il compositore e poi un altro la esegue, ma era lui, l'esecutore, la teneva nascosta il più possibile. Spesso arrivavano proprio alle stampe le sue composizioni non complete. Quindi abbiamo un po' di musica, non tutta quella che probabilmente ha composto, e molta di questa non è completa, perlomeno per l'organico. E ne abbiamo tante versioni. Possiamo avere la versione per orchestra, ovviamente se parliamo di un concerto, oppure possiamo avere anche la possibilità di avere accompagnamenti o con archi oppure una versione più da camera, tipo un'altra composizione che lui amava moltissimo come struttura era il tema e variazioni. E quindi abbiamo anche varie variazioni da un punto di vista di organico, violino principale, ma magari anche accompagnato dal pianoforte piuttosto che dalla chitarra. Insomma, sulle composizioni, sulla sua composizione abbiamo un po' di fumo. Sulle sue esecuzioni invece abbiamo tantissime testimonianze. Allora, qui parliamo adesso, questa parte centrale, dedichiamoci proprio al personaggio. Quando voi pensate a Paganini, a cosa pensate? Ci sono forse due modi di dire o due cose che rimangono immediate abbinate al personaggio, e sono questo aspetto di aver venduto l'anima al diavolo, e qui ovviamente legato alle sue estreme capacità, questo suo virtuosismo, questa sua grande abilità dava il tale stupore nel pubblico che rendeva quasi impensabile che fosse un essere umano normale. Doveva esserci qualcosa di sovrannaturale, magari anche di demoniaco, quindi qualcosa di fuori dalla norma, anche in versione piuttosto negativa. In questo lo stesso Paganini ha giocato molto, alimentando anche un po' questo mito un po' cupo, un po' torvo. Si presentava sempre vestito di nero, era un tipo anche con un carattere un po' particolare. Abbiamo tanti aneddoti che svelano questa sua voglia anche di fare lo showman, quindi amava stare in pubblico e creare effetti particolari, non solo dalle sue mani, ma anche dalla sua presenza scenica. La presenza scenica che era data anche da una visione piuttosto tetra, non era quello che si può definire un bell'uomo, però aveva fascino, aveva sicuramente fascino sulle donne, ne ha avute parecchie, ha avuto tante storie, tante avventure, ma aveva anche un fascino sul palcoscenico, anche perché ciò che lui faceva con questo strumento, con il violino, era proprio qualcosa di particolarissimo. Lui non voleva portare l'abilità al massimo di quello che già esisteva. No, voleva tirar fuori da questo strumento cose che nessuno aveva ancora mai sentito. Troviamo e abbiamo composizioni, tanti esempi, tanti effetti particolari. Ad esempio, allora, andiamo sul concreto. Una cosa che con lui è abbinata sono degli effetti particolari, aveva una capacità, una manualità estrema, e allora ecco che se uno poteva pensare, allora è possibile fare una melodia con l'archetto e l'accompagnamento invece pizzicato con la mano sinistra? No, all'epoca non si pensava. Con Paganini si può. Volete sentirlo? Qua. Questi sono effetti che all'epoca lasciavano a bocca aperta. Altra cosa che faceva sicuramente un effetto particolare e che suscitava molto stupore, il suo amore particolare per le zone gravi. E spesso e volentieri qui, tra i vari aneddoti, sapete che, se conoscete un po' la storia, insomma ci sono state tante informazioni,
molto spesso si racconta del fatto che durante l'esecuzione gli saltassero le corde e lui ovviamente non faceva neanche il minimo stupore e proseguiva con le corde rimanenti, talvolta rimanendo anche sempre con una corda, la corda più grave, la corda del sol, la quarta corda, che lui amava particolarmente. Ecco, qui per inciso, per ritornare al discorso che lui alimentava il mito e anche questa visione di vendita di se stesso in maniera perfetta, si dice anche che le manomettesse queste corde proprio per, con la veemenza poi dell'esecuzione, farle saltare ed avere questa risposta del pubblico. Abbiamo parlato quindi del suo particolare amore per la zona grave, quindi lo sfruttamento di questa zona grave. Sentiamo anche questo esempio. Andiamo. Parliamo di accordi, bicordi, spericolate corse verso l'acuto pizzicato? Ma facciamo anche questo, perché no? Sentiamo. Allora, c'è tanto da dire ovviamente, però questi esempi che vi ho preso, ovviamente il tema forse l'avete captato, sono tratti dal tema e variazioni, che come vi ho detto prima è una forma che lui ha utilizzato molto spesso, su Carnevale di Venezia, che era quel tema di una canzone popolare lagunare che lui ovviamente ha riscritto e ricomposto in questa versione, proprio per esaltare questa forma, esalta con le variazioni, esalta l'abilità tecnica. La seconda cosa che abbiniamo quando pensiamo a Paganini qual è? Paganini non ripete. Era sì parte del suo personaggio, quindi Paganini sul palcoscenico, un personaggio particolare, burbero, scontroso, no, io non ripeto, ma ricordiamoci una cosa importante, non ripeteva perché le sue esecuzioni erano anche supportate tantissimo dall'improvvisazione e quindi non ripeto, non posso ripetere una cosa che ho improvvisato in maniera perfetta, identica, improvviserei ancora. Personaggio sì, ma l'esecuzione, la sua improvvisazione e il suo virtuosismo hanno dato anche la connotazione a questa sua visione del non ripetere. Lui studiava tantissimo, ovviamente era estremamente, come dire, caparbio. Si dice anche che avesse una struttura proprio fisica data anche da una sindrome che gli dava queste dita lunghissime, affusolate, lui stesso era molto magro, molto scarno, insomma, quando abbiamo detto che non era proprio un bell'uomo, davvero, insomma, gli mancavano anche parecchi denti, la sua vita è stata particolarmente segnata dall'aspetto della salute cagionevole, problemi polmonari, si è curato poi con l'arsenico per la sifilide, quindi i denti sono andati a pallino, insomma, l'aspetto, come abbiamo detto, non era dei migliori. Il suo studio e la sua applicazione erano assolutamente sempre molto presenti. Lui stesso diceva: se non studio per un giorno me ne accorgo io, se non studio per 2 giorni se ne accorge il pubblico. Le sue composizioni erano molto amate, lui era molto amato, tante composizioni sono state poi trascritte da altri e ne parleremo anche di un pezzo ovviamente molto famoso per la parte conclusiva di questo video. Insomma, abbiamo un personaggio che ben incarna la visione anche romantica come personalità. È un binomio col violino, come abbiamo detto, estremamente stretto e qui è giusto anche soffermarci su un'altra cosa che è importante, il suo violino, o perlomeno il suo secondo violino, quello che poi lascerà alla città di Genova per suo volere proprio disposizione testamentaria, 3 anni prima di morire,
lascerà questo strumento alla città di Genova, sua città natale, questo violino che lui ha ricevuto in dono. Ecco, da chi e come ce ne sono tante di quelle informazioni che vi potete perdere. Sicuramente l'ha ricevuto in dono, molto probabilmente inizialmente prestato e poi questo benestante personaggio che gli ha dato questo Guarneri del Gesù, quindi stiamo parlando di un signor violino, gliel'ha lasciato in dono, quindi è diventato il suo strumento, quello che lui chiamerà il mio cannone. Cannone ovviamente per la voce potente di questo strumento. Ancora oggi questo strumento lo si può sentire perché, come vi ho detto, è un lascito che lui ha fatto alla città di Genova, viene utilizzato, è un ambito premio per chi vince il concorso violinistico in questa città, non sempre si vince perché è un concorso piuttosto difficile e ovviamente i grandi violinisti, ad alcuni grandi violinisti è data l'opportunità di suonarlo. Allora, mi sembra giusto. Abbiamo fatto questa breve carrellata su questo personaggio, abbiamo cercato di conoscere qualcosa in più, vedere e sentire il suo violino suonato da Salvatore Accardo, che anche questo può aiutare, può essere sicuramente una degna conclusione. E allora lo vedremo in un video e sentiremo la voce, quindi un minimo di pelle d'oca, insomma, crea questa conoscenza e visione e ascolto dello strumento di Paganini, che è importante. Lo ascoltiamo in una parte, anche qui un frammento, un po' di tempo lo dedichiamo, presa dal rondò, conosciuto come La Campanella, che è il rondò del concerto numero 2 in Si minore. La versione che vedete è per violino, il cannone, il Guarneri del Gesù, accompagnato dal pianoforte, suonato da Salvatore Accardo. Lo vediamo insieme. Queste note, questa voce, sono la degna conclusione. E come sempre, alla prossima.